Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato ad una parte a uno studio della termodinamica, in particolare al ciclo di Sadi-Carnot. Vedrò di spiegarlo più semplicemente possibile, considerando un esempio, un calcolo, un esempio, vedremo i risultati della simulazione del ciclo di Carnot con il software FluidSim. Ma andiamo a vedere cos'è innanzitutto il ciclo di Carnot. Beh, questi qua sono il pannello e il block diagram dell'audio. Cos'è il ciclo di Carnot? Diciamo che è l'aspirazione, è un modello irrealizzabile, è un modello termodinamico teorico di una macchina termica ideale, quindi teorico e ideale. Una macchina termica senza attriti, nessun problema, nessuna dispersione di calore, in pratica perfetta, che descrive nella maniera più efficiente possibile il modo per convertire il calore in lavoro operando tra due temperature costanti, una sorgente calda sopra, di cui il fluido assorbe il calore, e una sorgente fredda inferiore a cui il ciclo, la macchina, cede calore. Definisce il massimo rendimento teorico ottenibile lavorando tra due sorgenti di calore. Ecco, questo modello non è superabile da alcun motore reale. È composto da 4 trasformazioni reversibili, 2 isoterme, quindi sono trasformazioni a temperatura costante perché ISO sta per uguale, quindi stessa temperatura, e 2 adiabatiche o isoentropiche, che sono trasformazioni senza scambio di calore con l'ambiente esterno, quindi dove non c'è, dove l'entropia rimane costante, come il calore rimane costante. Vediamo nel piano PV la trasformazione, il ciclo di Carnot, espansione esoterma, espansione adiabatica, compressione esoterma, compressione adiabatica. Invece nel piano temperatura entropia vediamo lo stesso ciclo. Visto che il ciclo di Carnot è ideale, non è realizzabile nella pratica, ma perché lo devo studiare? Perché pur essendo un modello ideale e realizzabile, è fondamentale nello studio della termodinamica per diverse ragioni. Quali ad esempio? Perché anche se non si possono costruire macchine di Carnot, studiarle permette di comprendere i limiti fisici e di progettare motori reali più efficienti. Qui andiamo nel particolare delle 4 trasformazioni del gas. Dall'1 a 2 abbiamo l'espansione isoterma, dove il nostro fluido il gas assorbe calore dalla sorgente calda e si espande a temperatura costante T1. Quindi qui nel punto 1 avrò la pressione 1, il volume 1 e temperatura 1. Al punto 2, alla fine dell'espansione isoterma, avrò una pressione diversa, un volume diverso rispetto a questo perché c'è stata un'espansione e una temperatura diversa. Poi da 2 a 3 ho la espansione adiabatica, quella causa il gas continua ad espandersi ma in modo isolato, causando un abbassamento della temperatura fino alla temperatura fredda T2, io qua ho messo TS al posto di T1 e T superiore e T inferiore sarebbero T1 o T2, la stessa cosa. E qui ho la mia compressione isoterma, dove il gas cede calore alla sorgente fredda, contraendosi a temperatura costante T2. E poi infine c'è la compressione adiabatica, il gas viene compresso ma in modo isolato da non cedere calore, quindi rimane la stessa entropia, innalzando la temperatura fino a quella iniziale per riprendere il ciclo. Tutto quanto dal punto di vista ideale. Calcolare i valori. Cominciamo con il nostro esempio. Mettiamo che abbiamo
conosciamo le temperature costanti della fonte sorgente superiore e sorgente inferiore, anche la pressione massima e la pressione minima, anche il tipo di fluido di lavoro, un gas, e la massa di questo fluido. Stabiliamo la nostra tabella: temperatura superiore a 400 gradi, pressione alla sorgente superiore 800 kPa, volume non lo sappiamo. Al punto 2, siccome è un'isoterma, rimane 400, alla posizione 3 sono alla sorgente inferiore 300, così come all'isoterma resta 400, mentre il volume sul punto 3 è 100 pascal, la pressione, non il volume, scusate, la pressione. Quindi, ricapitolando, le condizioni iniziali sono: conosco la temperatura della sorgente superiore, 400 Kelvin, temperatura T2, 300, pressione massima 800, pressione minima, e ipotizzo di utilizzare azoto, 1 kg di azoto come fluido. Iniziamo a calcolare i volumi di V1 e V3, visto che conosciamo sia la temperatura che la pressione. Come faccio a calcolarli? Utilizzando la formula dei gas perfetti, che lega pressione e volume alla costante specifica di quel gas e alla temperatura in gradi Kelvin. Quindi, dalla formula generale, utilizzando questa formula, la mia incognita è V, vado a calcolarmi V, T1 e P1 la conosco, mi manca di conoscere R, che è la costante universale dei gas perfetti. Sono tabellati, quindi vado a scegliere, so che è l'azoto, eccolo qua, la costante universale è 0,2967, io ho scritto 68, va bene, dai, piccolo errore di scrittura. Questi sono gli altri due valori, quindi mi trovo che il volume, quando si trova nella posizione 1, questa temperatura e a questa pressione, è 0,148 metri cubi su chilogrammo. Ripeto la stessa operazione per il volume 3 e quindi mi trovo che è arrivata a 0,89. Così come possiamo vedere, il volume è passato da questa a questo. Relazione esistente tra pressione e temperatura. Conoscendo la pressione massima nel punto P1 e la pressione minima nel punto P3, ci serve calcolare le pressioni su P2 e P4. Usiamo ancora una volta l'equazione dello stato dei gas perfetti: pressione e volume per la costante specifica del gas per la temperatura. E si ottiene così che il rapporto tra le pressioni è legato a quelle delle temperature, dove T1 è la sorgente calda e T3 è quella fredda. Il rapporto delle pressioni, in questo caso però, non è semplicemente uguale al rapporto delle temperature, ma è proporzionale adesso elevato ad un esponente che dipende dal tipo di gas, che viene chiamato coefficiente adiabatico gamma. Qui vediamo P2 diviso P3 sta a T2 diviso T3, più ovviamente questo coefficiente adiabatico. Cos'è questo coefficiente adiabatico? Viene chiamato gamma o anche K, rappresenta il rapporto che c'è tra il calore specifico a pressione costante e il calore specifico a volume costante. In parole povere, descrive come un gas risponde allo scambio di energia e viene chiamato gamma. Il coefficiente dipende dalla struttura molecolare del fluido, che può essere monatomica, biatomica, poliatomica. Da questo possiamo ricavare l'esponente che, per quanto riguarda, se uso l'azoto, è un gas biatomico, quindi il suo valore di gamma è 1,4. A questo punto, se faccio 1,4 diviso 1,4 meno 1, quindi 0, ho un risultato di 3,5. Quindi questo 3,5 sarà il mio esponente da mettere in questa formula. Allora vediamo il calcolo delle pressioni e dei volumi. Se
Se P2 diviso P3 è uguale a tutto questo, a me serve sapere il P2, quindi P2 è uguale a P3 per il P3 lo conosco, il T2 e il T2 e il T3 lo conosco, questo affare qua, l'esponente lo conosco, quindi ho una pressione di 273 kPa nel punto 2, lo stesso faccio per la pressione 4 e mi trovo questo valore. Quindi mi sono trovato le pressioni e i volumi. Le pressioni. Adesso che mi sono trovato le due pressioni, i due volumi li avevo già trovati, quello che mi manca sono i volumi V2 e V4. Tenendo conto che la trasformazione da 1 a 2, da 3 a 4 sono isoterme e quindi temperatura rimane costante, sappiamo che P1 per V1 è uguale a P2 per V2, perché ovviamente se aumenta il volume diminuisce la pressione, ma il risultato di questo deve essere uguale a questo. È lo stesso per P3, V3, P4, V4. Quindi da questo la mia incognita è V2 e mi trovo V2. Qui la incognita è V4, vado a fare i calcoli per avere P4 e ottengo questi altri valori in metri cubi su chilogrammo. Adesso ho completato i miei calcoli per quanto riguarda le coordinate nel mio piano pressioni, volumi, sullo stato 1, stato 2, stato 3 e stato 4. Quanto calore è assorbito per ciclo, la Q, il calore d'ingresso, e quanto calore ha ceduto? Nel ciclo di Carnot il calore viene assorbito durante questa isoterma dalla sorgente della maggiore e viene ceduto come Qout alla sorgente fredda durante la compressione isoterma. Per trovare questi due valori del calore usiamo questa espressione, dove m è la massa del nostro fluido, nel nostro caso è 1 kg. R è la costante specifica del gas azoto che abbiamo visto, è questa qua, e continuo a scrivere 8 invece 7 kJ su chilogrammo grado Kelvin, temperatura superiore, quella della sorgente superiore che abbiamo stabilito 400 gradi Kelvin, e temperatura inferiore 300 gradi Kelvin. Andando a fare tutti questi calcoli mi trovo che assorbe dalla sorgente superiore 127,2 kJ su chilogrammo e ne cede alla inferiore 96,64 kJ. Vediamo altri calcoli. Calcolo del rendimento termico, del lavoro netto e della potenza netto. Come vedremo anche durante la simulazione, il rendimento in questa macchina perfetta dipende esclusivamente dalle temperature della sorgente calda e della sorgente della fredda, scusate. Quindi il rendimento è uguale a 1 meno temperatura superiore, temperatura inferiore, temperatura superiore. E quindi con i nostri parametri avremo un rendimento di 0,25. Il lavoro, cos'è il lavoro? Il lavoro è la quantità di energia trasformata in lavoro utile del sistema durante un ciclo completo ed è pari al prodotto del lavoro del calore in ingresso assorbito per il nostro rendimento e quindi avrei un lavoro netto, lavoro utile trasformato di 31,8 kJ. Cos'è invece la potenza netta? Sarebbe il lavoro meccanico che il lavoro deve effettivamente fare per produrre ogni secondo, come ad esempio far girare un albero motore. Mettiamo il caso che il motore compie un certo numero di cicli al secondo, la potenza netta sarà data dal prodotto del lavoro, che abbiamo visto prima, del lavoro netto, per il numero di giri. Se prendiamo il caso che il motore faccia 40 giri al minuto, sarà lavoro per numero di giri fratto 60, perché voglio sapere al secondo cos'è, quindi in pratica la frequenza, e utilizzando i valori che ho stabilito mi trovo che ho una potenza di 21
kilowatt. Quindi abbiamo calcolato una potenza netta di 21,2 kW. Ci stiamo chiedendo, mamma mia, ma sarà vero questa cosa? Ma effettivamente il ciclo, effettivamente stiamo dando i numeri, ma ovviamente questo dipende da valori che abbiamo dato all'inizio, per questo dicevamo, studiamo per vedere che cos'è il ciclo di Carnot e come utilizzarlo. Il ciclo di Carnot le trasformazioni devono avvenire molto lentamente, 40 giri al minuto sono troppi. Sì, tantissimi, quindi bisogna diminuire il numero di giri per avere dei valori più, tra virgolette, umani per la macchina. Ma andiamo avanti con i nostri calcoli, tanto sono tutti, semplicemente un esempio di calcolo fino a questo punto. Andiamo a vedere allora, sempre se riesco a farlo andare avanti, eccolo qua. Abbiamo parlato di potenza netta, che è quella utilizzata, ma abbiamo una potenza, un calore assorbito e un calore ceduto, e un calore che invece che si è trasformato in lavoro e che crea una certa potenza. Quindi abbiamo una potenza termica che cediamo, che non utilizziamo, e la potenza termica assorbita, che poi viene una parte diventa netta e una parte ceduta. La potenza termica in uscita o potenza termica di scarico rappresenta la quantità di calore o di energia termica che non può essere trasformata in lavoro e che viene dissipata ogni secondo verso la sorgente fredda. Per permettere cosa? Per permettere al ciclo di ricominciare. È un motore. È in pratica il flusso di calore che la macchina scarta. Questa non mi serve, ne scarta tantissima, verso la sorgente fredda. Quella assorbita, che qui chiamiamo P ingresso, è il flusso di calore che la macchina preleva dalla sorgente calda nell'unità di tempo ed è l'energia totale che è immessa nel sistema, ad esempio il combustibile che bruciamo, sia per la macchina sia per una centrale produzione di energia qualsiasi. In sintesi è l'intera quantità di energia termica che devo pagare sotto forma di combustibile o qualsiasi altro tipo di forma di energia per far funzionare il motore. Se immaginiamo un motore come flusso di energia e quindi non lo vediamo come semplicemente uno mezzo meccanico, un insieme di pezzi meccanici, pistoni, ingranaggi e tutto il resto, ma lo vediamo invece come sistema dinamico che trasforma e trasferisce energia da una forma all'altra in modo continuo, cosa possiamo vedere? Che entra una certa potenza, cioè la potenza assorbita, P ingresso. Viene utilizzata una parte di questa potenza assorbita, potenza netta, come lavoro utile, e ovviamente la potenza in uscita, quella che viene scartata, ceduta come calore residuo. Vediamo allora di calcolarla, calcolo della potenza termica assorbita e di quella in uscita. Come possiamo farlo? Come abbiamo visto, la potenza netta è il lavoro per la frequenza. Se consideriamo i dati che abbiamo ottenuto per un motore che compie 40 giri al minuto, ci siamo trovati questa potenza. Qual è la potenza in uscita? Possiamo calcolarla conoscendo il valore del calore ceduto alla sorgente e dal numero di giri. Abbiamo ceduto questo calore 95,6 per la frequenza diviso 60 e mi trovo 63,7, questo valore di potenza termica in uscita. Qual era la potenza termica assorbita? Anche qui, se conosco il calore in ingresso che ho prelevato dalla sorgente superiore per il numero di giri fratto 60 in modo di avere la frequenza, mi trovo che ho assorbito 84,89 kW, ne ho ceduto 63,67, il tutto rispetto a
i 21,2 che è solo quella che ho utilizzato. È anche vero che in maniera molto più semplice, se conosco già una delle due e conosco la potenza netta, basta che sommi la potenza netta alla potenza in uscita e mi ritrovo la potenza assorbita. Quindi rispetto alla potenza assorbita ho una potenza netta molto bassa. Vediamo cosa si intende per rapporti di espansione, compressione e isoterma, cioè che passa dal volume 2, volume 1, volume 3, volume 4, che sono qui calcolate. Volume 2, volume 1, il rapporto di compressione è questo, e volume 3, volume 4, questo è il rapporto. Come vedete c'è un rapporto di espansione e compressione che sono uguali. In un ciclo di Carnot queste rapporti cosa rappresentano? In un ciclo ideale che opera tra due adiabaliche e due isoterme, questi rapporti sono identici, come abbiamo visto dai valori che abbiamo calcolato. Ma perché accade questo? Come possiamo vedere dal piano TS, le due trasformazioni adiabaliche, da 2 a 3 e da 4 a 1, collegano le stesse temperature, le temperature che ho qua, con queste altre, pongono una simmetria geometrica. Qual è il significato fisico di V2 fratto V1? Indica che quando il volume del gas aumenta, mentre assorbe calore dalla sorgente calda, più A è alto questo rapporto, maggiore è il calore assorbito e di conseguenza sarà maggiore il lavoro per ogni ciclo, quindi aumento di potenza. Invece il rapporto V3-V4 indica che il gas deve essere la fase di compressione, è compresso mentre cede calore alla sorgente fredda per poter poi tornare allo stato iniziale. Considerazione allora. Molto semplice, uno dice, vabbè, se V2-1 è più alto questo rapporto, più il calore assorbito, ma me faccio una bella rapporto di espansione molto più grande, così aumento il lavoro prodotto, aumenta proporzionalmente, mentre il rendimento rimane costante perché il rendimento dipende solo dal gap del salto di temperatura tra temperatura sorgente superiore e sorgente inferiore. Poiché quindi il rendimento è costante, significa che aumentare questo rapporto significa che il motore riesce ad assorbire di più. Sembra tutto perfetto, ma come tutte le cose c'è sempre il rovescio della medaglia. Qual è il problema? Quali sono le controindicazioni? Next slide. Cosa succede? È come le medicine, controindicazioni. Sono di natura pratica. Per aumentare il rapporto V2-V1 mantenendo fissa la pressione P massima, si dovrebbe far scendere la pressione P minima a valori più bassi. Ecco, vediamo qua. Devo aumentare, se voglio, più lavoro, perché quello qua dentro mi rappresenta il lavoro. Se voglio aumentare il valore, l'acquisizione di calore, abbiamo detto che bisogna che scenda molto più in basso. L'energia del motore fisicamente è enorme e anche aumentando poi dal punto di vista pratico gli attriti meccanici. In conclusione, aumentare il rapporto rende sì il ciclo più largo sul diagramma a pressione e volume, aumentando l'area racchiusa che rappresenta il lavoro, quindi aumenta il lavoro. Ma se mi aumenta il volume, poi dal punto di vista pratico, questo volume, questo gas che deve essere espanso e compresso, dov'è che lo tengo? Ovviamente lo tengo nei cilindri e quindi più è maggiore questo rapporto, i cilindri più grandi devo avere o pressioni di esercizio estreme. Che dimensione dovrebbe avere?
Ecco perché ho messo dei valori così alti. Un cilindro che tenga presenti i dati dell'esempio è con 1 kg di azoto. Il volume massimo raggiunto V3 durante il ciclo è pari a 0,89 metri cubi. Sarebbe il volume che il cilindro deve essere in grado di contenere nel momento della sua massima espansione. Ora, per avere un'idea, 0,8 quasi un metro quadro, 89 metri cubi, equivalgono a 890 litri, praticamente il frigo di casa mia. Un volume enorme per un singolo cilindro, circa la dimensione di un frigorifero domestico. Se ipotizziamo un cilindro con un diametro, se vogliamo un cilindro di questo tipo, dobbiamo ipotizzare un cilindro con diametro all'esagio pari alla sua altezza corsa. Per contenere 890 litri abbiamo bisogno di un frigorifero che sia alto 1,4 m e un diametro di 1,4 m. Non so, ecco, questo, immaginate il cilindro che sia alto come un frigorifero, ma abbiamo già visualizzato la super difficoltà. Considerazione sui calcoli effettuati. Allora, questo calcolo mostra che i motori reali non usano quasi mai, no, impossibile, il ciclo di Carnot puro. Considerazione sui calcoli. Massa del fluido. Gestire 1 kg di gas in un unico cilindro richiede dimensioni industriali dei motori dell'auto, perché altrimenti dovrei avere 4 frigoriferi come cilindri nella mia macchina, insomma. Mentre i motori dell'auto gestiscono milligrammi di fluido per ciclo. Rapporto potenza-volume. La potenza che abbiamo calcolato è relativamente bassa poi rispetto al cilindro, cioè devo montare 4 frigoriferi nella mia auto per avere 21,2 kW. Mi sembra che la montagna partorisca un topolino. Cosa dovremmo fare per avere un cilindro più piccolo? Ad esempio, di 1 litro, mantenendo lo stesso ciclo. Bisognerebbe ridurre la massa dell'azoto. Se vogliamo un cilindro che sia di 1 litro, dovremmo già passare dalla massa d'azoto da 1 kg a 1,12 grammi. Dovremmo aumentare la pressione minima. Se la P minima fosse 10 bar invece di 1000 kPa, 10 bar invece che di 100 kPa, cioè un bar, il volume si ridurrebbe a 89 litri. Queste sono le considerazioni. Considerazioni sullo studio e l'importanza del ciclo di Carnot. Allora, perché lo studiamo? Perché stabilisce il limite superiore di efficienza per qualsiasi macchina termica. Nessun motore reale, diesel, benzina, vapore o quello che vogliamo, potrà mai superare il rendimento di Carnot. Studiare il ciclo di Carnot è importante perché diventa un banco di prova, un benchmark. Serve da riferimento per valutare la bontà dei cicli reali, analizzando il ciclo. Si capisce quanto un motore reale sia distante dalla perfezione. Comprendiamo dei principi fondamentali, il secondo principio della termodinamica, dimostrando che non è possibile convertire interamente il calore in lavoro. Abbiamo visto che assorbiamo 90, per così dire, di calore, ne lavoriamo, sono utili 22 e ne scattiamo quasi 70. Ci dice cosa è possibile e cosa è impossibile. Vediamo che è indipendente dalla sostanza, dimostra che il rendimento massimo dipende solo dalla temperatura, non importa dal fluido che noi utilizziamo. L'ottimizzazione delle temperature dimostra che per migliorare il rendimento bisogna aumentare la temperatura della sorgente calda o ovviamente diminuire quella fredda eventualmente. Per migliorare i motori reali devono puntare a temperature di combustione più alte e raffreddamenti più efficaci. Attraverso lo studio del ciclo di Carnot comprendiamo meglio la definizione di cos'è l'entropia, che è stato possibile definire, è uno dei concetti più importanti poi di tutta la scienza moderna.
In sintesi, anche se non si possono costruire macchine di Carnot, non voglio quattro frigoriferi, studiarlo permette di comprendere limiti fisici e di progettare motori reali più efficienti. Bene, dopo questa lunga esempio del ciclo di Carnot, passiamo a vedere con il nostro LabVIEW gli aspetti che abbiamo considerato per vedere se è vero o non è vero che il rendimento cambia solo in base alle temperature, al gap di termodinamica delle due temperature e quanto è importante invece il volume e un po' di quello che abbiamo detto. Quindi LabVIEW ci farà da benchmark per lo studio del ciclo di Carnot. Ecco, questo è il programma già realizzato. Adesso non è in run, quindi ho impostato sugli input l'esempio che abbiamo utilizzato. Temperatura 400, temperatura 300, le due pressioni 800 e 100 kPa. L'azoto, ho scelto l'azoto. Nel programma potrei scegliere anche altri tipi di gas e qui vado a scrivere la massa a 1 kg. Lanciamo il programma e tutti i calcoli che ci siamo fatti, che abbiamo fatto precedentemente, ed eccolo, li vediamo qua. Questi qua sono i valori delle coordinate sul piano PV, con i volumi esattamente quelli che abbiamo calcolato. Questo è il calore assorbito, il calore in uscita, temperatura maggiore, temperatura minore, i volumi. Qui vado a trovare, ho simulato un nostro motore 40 giri al minuto, la sua frequenza, la potenza meccanica netta, abbiamo visto 21,22, quella assorbita era 85, quella in uscita e inutilizzata è questa, il rapporto dell'isoterma calda e isoterma fredda sono identici. Cosa succede se dicevamo che il rendimento, eccolo qua, 0,25-25%, dipende solo dalle due. Infatti, se io vado a cambiare la pressione, metto una pressione di 600 kPa, vedete che il rendimento rimane uguale, non cambia assolutamente niente. Metto una pressione di 1000 kPa, ovviamente mi cambiano alcuni parametri, ma il rendimento rimane costante. Qui mi aumenta il calore in ingresso, il calore in uscita e ovviamente la potenza netta meccanica qualcosa cambia. Vedete che il rapporto ovviamente è aumentato, perché se cambio le pressioni mi cambia il rapporto dei volumi, perché come dicevamo pressione e volume sono legati. Andiamo a vedere, riportiamo tutto come prima, 800, aumento la temperatura, la porto a 500, ecco, vedete che già una differenza di temperatura tra caldo e freddo di 200 gradi Kelvin, ho già un rendimento del 40%. Sono già un rendimento del 50%, ma ovviamente mi dice che il calore assorbito è in negativo, vabbè, perché adesso stiamo dando i numeri, ma questo era semplicemente per vedere che il rendimento dipende solo dalle temperature delle due sorgenti. Quindi qua rimetto 400, facciamolo ragionare che stava impazzendo, dice ma cosa fai? Anche per quanto riguarda la massa di gas, se invece ne uso mezzo chilogrammo, vedete che con mezzo chilogrammo rispetto a 1 chilogrammo, che cosa succede? Il calore ovviamente maggiore è la massa di fluido, più grande più grande è il volume del cilindro, maggiore è il calore che assorbe. Diminuisco, ho bisogno di un cilindro minore, ovviamente assorbo meno, cedo meno e anche la potenza meccanica, vedete,
è diminuita. Eccolo qua. Siccome giri al minuto invece di fare 40, invece di usare 40, c'è un motore più lento, 20, vedete che la potenza meccanica 2 kW, 1 kW, se faccio un giro al minuto, così proprio per quando sono stanco e quindi non ho voglia di accelerare, questa è la potenza meccanica. Quindi vediamo come, dicevamo prima, la frequenza del ciclo influenzi la potenza, ma non influenza il rendimento perché dipende solo dalle due temperature. Bene, cosa dire? Dire che facciamo 25, dai. Vado a cambiare il mio gas, metto che sto lavorando con il metano che ci dà una mano. Vedete che ho cambiato sempre il 25%, non dipende dal fluido, ma dipende semplicemente dalle temperature. Invece del gas metano, facciamo un chilo anche di questo, un chilogrammo. Vedete che cambiano i volumi ovviamente. Invece di metano uso argon, cambiano questo, cambia temperature perché cambia il tipo di gas, anidride carbonica, idrogeno e così via. Bene, questo è il nostro pannello frontale. Per quanto riguarda il diagramma a blocchi, eccolo qua. Ho utilizzato ovviamente un ciclo while che racchiude tutto il mio programma. Ho una struttura case che contiene i 9 tipi di gas. Questo è il gas fluido, dipende se è il primo, il secondo, eccetera. Qui ho scritto di che cosa si tratta, aria. Questi valori non sono altro che già il valore del calcolo dell'esponente che andrà a moltiplicare il T1, il T2, il T2 fratto T3, il T1 fratto T2, quello che sia, sarebbe il K diviso K oppure gamma, gamma meno 1. E questo valore qua è la costante del gas. Costante del gas che dicevamo per aria, per l'azoto è questo qui, e ovviamente per ogni gas c'è una costante specifica del gas. Questi qui sono quelli che i miei input e questi invece sono tutti i miei output che vengono calcolati da questa struttura che è un formula node. Il formula node adesso sarebbe lunghissimo da spiegare come funziona, ma eventualmente sia questa struttura che quest'altra trovate sul mio canale LabVIEW, sulla playlist LabVIEW. Il funzionamento è esempi molto più semplici, con meno elementi di questo, dove ci sono gli esempi sull'utilizzo dell'uno o dell'altro. Qui funziona scrivendo la formula con i suoi input, fermo un attimo così altrimenti non mi lascia lavorare, dove vado a aggiungi un input e vado a mettere la sigla sigla. Adesso lo cancello perché mi dà errore, e metto cosa sono gli output e poi l'output, qual è la formula che mi dà questo output. V1, cos'è V1? È M per R per TS diviso P1. M dov'è? L'ho messo e poi da qualche parte. Mi sembrava. Vediamo. Pippi ci deve essere. Eccolo qua, M. Cos'è M? M è massa del gas. Da dove lo prende? Lo prende da qua perché ho scritto 1 e quindi il valore che vado a scrivere là, lui va a leggere cosa il valore all'interno del controllo e questo vale per tutti gli elementi che trovo nelle formule.
fa i calcoli e li mette in uscita e le uscite me le trovo sul mio pannello frontale. Bene, cosa dire? Chi ha bisogno di questo programma mi scriva, glielo spedisco senza costi ovviamente. Vi ringrazio per la visione del video, lungo per carità, ma comunque Carnot se lo merita, insomma, uno che ha studiato una macchina perfetta con la possibilità di mettere 4 frigoriferi dentro il motore, così non solo c'ho velocità, ma c'ho anche la birra fresca pronta, si merita un video lungo. Bene, a parte gli scherzi, vi ringrazio per la visione, spero che vi sia stato interessante. Buona continuazione con la visione dei vostri video su YouTube e arrivederci al prossimo video.